Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche ok e affettive per la prima metà di aprile. Ragazzi, abbiamo il diavolo e le stelle. Che interessante. Allora, si può parlare di qualche desiderio un po' costringente, mi viene da dire, quando c'è le stelle, la stella in questo caso, in questo mazzo messo al plurale. Ehm, è come se fosse una speranza, un qualche tipo di obiettivo che con la carta del diavolo mi dice che potrebbe o non essere del tutto legale o non essere del tutto lineare, o appunto essere proprio un po' condizionante. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, vi invito ad ascoltare ascendente o segno lunare, o Venere anche se volete, e per capire come unire questi oroscopi, l'ascendente, le cuspidi, le decadi, tutte queste cose qua, le spiego nella guida che trovate sotto. Sempre sotto in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti che sono già online. Bene, queste sono letture, ragazzi, che riguardano gli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia, piuttosto che le relazioni di coppia, piuttosto che le amicizie. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante, poi farò come degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Ma sappiate che per quello che riguarda strettamente le letture di coppia piuttosto che dei single, le pubblicherò la prossima settimana e le potete integrare, sempre con il video della guida, le potete integrare con questa lettura. Ok, allora ragazzi partiamo con un asso di spade, un mago, un re di spade, un 8 di spade, un asso di pentacoli, un asso di bastoni e una carta dell'eremita. Avete tanti uno. Come sì, se ci fosse qualche cosa che deve partire, qualche tipo di idea che sì, si fa, non si fa, potrebbe essere un progetto. Per qualcuno può anche essere semplicemente una verità che viene a galla, con l'asso di spade, come un ordine mentale. Mm. Avete diavolo, mago al contrario e re di spade, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ma capisco perché vi compare anche poi l'otto di spade, che è una carta che vi fa sentire costretti, vi fa sentire schiavi letteralmente, vi fa sentire un po' vittima. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere l'asso di spade. Allora abbiamo un cavaliere di bastoni, carro, sacerdotessa, 6 di pentacoli e 4 di coppe. È come se ci fosse una persona è come se ci fosse una persona che comunica le proprie intenzioni e vi dico che comunque c'è un 4 di coppe, quindi come se queste informazioni potessero, cioè arriva un'informazione, arriva una notizia, o prendete consapevolezza di un qualche cosa con questo asso di spade, ma è come se non fosse tutto, c'è ancora qualche cosa che non vedete. Andiamo a vedere il mago. Re di spade nuovamente. E matto al contrario. Ragazzi, a me non piace mai dire queste cose, ma mi sento di dovervelo dire
più per mettervi in allerta, ok? Però fate attenzione perché tutte queste tre carte qui, quattro con il diavolo anche, mi parlano di manipolazione. Quindi fate attenzione se qualcuno vi dice qualche cosa, arriva questa notizia con magari la promessa di un futuro in equilibrio, fate attenzione perché c'è qualche cosa che non vedete, a causa probabilmente della vostra troppa fiducia in questa persona, della vostra ingenuità. Andiamo a vedere il re di spade. Buon cuore. Asso di spade nuovamente. Cioè, ho le carte qua che si girano intorno, si rincorrono in un certo senso. E imperatore. È come se ci fosse qualche questione che viene a galla e qui qualche cosa che non parte o che non va come dovrebbe andare. Allora, sento che in questa lettura c'è parecchia rigidità mentale, troppe regole. Andiamo a vedere l'otto di spade. Le regole mi risuona molto, come se ci fossero cose che si possono fare, cose che assolutamente non si possono fare, cose di cui non si può parlare. Andiamo a vedere l'otto. Un altro otto di spade, ragazzi. E un 5 di bastoni. Sì, è come questo 5 di bastoni mi dice che ci sono come degli attriti, che ci sono. Allora, o vi verrà da pensare che non può che essere così, cioè che le cose non possono che andare così, che non c'è altra soluzione. Oppure, ragazzi, qui ho come la sensazione che qualcuno potrebbe tendere a implodere per non creare discussioni. A implodere vuol dire a mandare giù il nervoso, a mandare giù quello che non ci va bene. Se per caso state aspettando un movimento da parte di qualcuno, vi dico che vi sta tenendo sul filo, nella prima parte di aprile perlomeno. Può essere che dica delle cose, poi ritratti, poi vi dicano guarda che ti ricordi male, non ho detto così. Andiamo a vedere l'asso di. Diciamo che qua la cosa positiva è che nella seconda settimana di aprile le cose cambiano. Abbiamo un 1, un 1 e un 9, quindi due carte di inizio e una carta di iniziazione. E qui anche abbiamo due assi, comunque, e il mago. Andiamo a vederlo. È come se, wow, 9 di coppe e 2 di pentacoli. Devo dire che ci sarà un inizio, ci sarà, può essere anche un dono, un regalo magari inaspettato che potrebbe arrivare. È un qualcosa di fisico, essendo un asso di denari, eh. Può anche essere proprio un aiuto fisico o magari vi si apre una lampadina e trovate quello che è una nuova strada da perseguire. Vi dico, c'è anche un 9 di coppe e di solito è una carta che parla di un forte appagamento emotivo, nel senso che si raggiunge tutto quello che si vuole, si esce un pochettino da tutti questi alti e bassi nella seconda settimana di aprile. Andiamo a vedere l'asso di bastoni perché qua per qualcuno, guardate, asso 10 e re di coppe. Infatti per qualcuno questo asso di bastoni potrebbe rappresentare una nuova conoscenza, un nuovo incontro fisico, un nuovo incontro sessuale. Allora, se per caso fosse la stessa persona, questo re con questo qui, re di spade e re di coppe, può essere che ad un certo punto si ammorbidisca la situazione tra di voi nella seconda settimana di aprile e le cose comincino insomma un pochettino a migliorare. Adesso andiamo a vedere poi anche questo eremita.
Se sono due persone diverse, vi dico ragazzi che è come dalla notte al giorno, cioè due caratteri completamente diversi. La seconda persona che andrete a incontrare, eh, aspettate un attimo. Ragazzi, in questa fase ho un'altra chiave di lettura che magari risuona con qualcuno, che potrebbe essere come se ci fossero delle discussioni inerenti a un viaggio, uno spostamento, un movimento che voi volete fare, come delle contestazioni, delle... non so se si dice così in italiano, contestazioni, o se è spagnolo, confondo le lingue da quando ho vissuto all'estero, va bene. Comunque, avete capito. E quindi è come se ci fosse una sorta di lotta, se vogliamo, o come vi dicevo prima, potrebbe essere una manipolazione, potrebbero esserci delle regole che quest'altra persona vi impone al fine di impedire la realizzazione di questo sogno. Però qui ho come l'idea che succeda qualche cosa, ripeto, che cambi la situazione. C'è un 10 di spade, c'è la fine della sofferenza. Andiamo a vedere l'eremita. Abbiamo un fante di bastoni, gli amanti e la temperanza. Guardate ragazzi, qui ho l'idea che vi invitino a fare un lavoro di introspezione che con la carta dell'eremita potrebbe anche essere proprio un viaggio spirituale, un viaggio interiore, una guida a cui appoggiarsi per ritrovare il vostro amor proprio, per ritrovare questo equilibrio personale, per uscire da questi pensieri tossici che vi ha portato, mi viene da dire questa persona ragazzi perché o questa situazione. Perché con due re, insomma, questa linea qua è un po' pesante, nella prima settimana di aprile, vi devo dire. Quindi non fatevi pinzare in tutte quelle che sono le lotte egoiche, ho ragione io, ho ragione tu, ma semplicemente prendete una decisione e comunicatela all'altro. Molte volte, quando ci sono queste situazioni un po' tossichine, la tendenza, per esempio, vi faccio un esempio come un altro, no? Che potrebbe essere un esempio di manipolazione. Voi comunicate X cosa all'altro e siccome questa X cosa non conviene all'altro, l'altro si arrabbia con voi, no? Una, due, tre, quattro volte. Alla quinta, ragazzi, per dire un numero, non lo direte neanche più. Perché? Perché tanto sapete che l'altro si arrabbia e quindi evitate di comunicare cose perché non si arrabbi. Quindi implodete, evitate di comunicare voi stessi per far sì che l'altro non si arrabbi. E questo arrabbiarsi è una tecnica di manipolazione dei narcisisti. Loro si arrabbiano perché voi evitiate di esprimere voi stessi e così facendo minano l'autostima e l'amor proprio. Ecco perché qua vi dice lavorate sull'amor proprio, ok? Va bene, andiamo a vedere dei Ching o King, Li King, come più vi piace. Ok, ne è saltata già fuori una. Carta numero 25, l'innocenza del bambino. E mi salta subito l'occhio qui sulla carta del matto, che fa un po' riferimento anche a quell'ingenuità di cui vi parlavo prima. Allora, vado a vedere la spiegazione sul libro. Siccome ho comprato le carte e il libro in momenti separati, lo chiama, la carta numero, il CIN numero 25, nel libro viene chiamato l'inatteso. E la spiegazione è: nelle nostre azioni dobbiamo lasciarci guidare dalla nostra natura, senza calcolo, senza mire nascoste. Ci troveremo così ad agire con una sicurezza istintiva che ci darà successo. C'è in noi una specie di guida interiore che spesso lasciamo inascoltata. Tutti presi come siamo, adesso ho perso il punto,
in progetti e calcoli. Ci facciamo guidare dalla ragione, non dalla coscienza. Eppure la coscienza non sbaglia. Ci dirige infallibilmente, ci risparmia gli errori che persino la ragione ci fa commettere. Bisognerebbe essere capaci di operare un risveglio delle capacità schiette che ciascuno di noi possiede. Un po' come tornare allo stato primordiale di innocenza, che ci fa muovere e agire con disinteresse e limpidezza di intenti. Così agiscono i migliori uomini. Con il massimo fervore di sincerità, essi si occupano degli altri uomini. Manifestano verso di essi tutta l'umana solidarietà. Bellissimo messaggio, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un oracolo, un mantra per stimolare, guarire, lavorare sull'amor proprio. Ok. Carta numero 23. Mamma. Sono calma e sono pronta. Qui, ragazzi, se non fosse una gravidanza, ovviamente, potrebbe essere un progetto, un'iniziativa, un'idea. E vi dice di dirvi: sono pronto, stai calmo. Certe volte me lo dico anch'io: stai calma, sei pronta, andrà tutto bene, hai calcolato ogni tipo di imprevisto, hai preparato tutto per tempo, stai calma, andrà tutto bene. Alle volte più la paura che qualche cosa non riesca, che ci mette in ansia, piuttosto che il fatto che questa cosa effettivamente abbia possibilità di non riuscire. Amici dei Gemelli, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un commento o con un like. Se avete piacere potete anche iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi invito ad abbonarvi al canale. Trovate il link del video qui sotto che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione degli abbonamenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!